Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe. Oggi andiamo a vedere in questo video tutorial come costruire, le rocce per le montagne, come andarla ad installare, come creare impostazioni per terreni, insomma come creare tutta una serie di cose dedicate proprio all'impostazione scenografica dei tratti montuosi e anche delle strade in vicinanza e in prossimità delle città. Questo video è suddiviso in due fasi. Nella prima fase vedremo appunto la creazione delle rocce, che è molto semplice, e la seconda fase è l'installazione, cioè andremo ad applicare le rocce e a colorarle usando appunto dei colori che adesso vi farò vedere, e quindi a creare un effetto scenico molto realistico. Vi ricordo che se volete imitare quello che sto facendo, tutto quello che vedrete in questo video, trovate il link qua sotto in descrizione che vi porta su Amazon, dove potrete acquistare tranquillamente, ma praticamente con il mio link non farete altro che supportarmi in questo canale in maniera del tutto gratuita, e di questo vi ringrazio anticipatamente. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Bene, partiamo con la prima fase. Ci stiamo preparando appunto, come potete vedere. Se volete appunto imitarmi, fatelo anche voi. Vi preparate tutti gli utensili e il materiale che ci serve per cominciare a creare gli stampi. Ci sono numerosi prodotti commerciali che fa la NOC, la Faller, insomma ce ne sono tante di aziende commerciali che producono questo materiale, ma in questo video andremo a farlo in maniera del tutto fai da te, in modo anche da facilitarvi l'operazione di ricerca del prodotto, perché trovate tutto su Amazon, e soprattutto anche per alleggerirvi il costo, in quanto i prodotti ovviamente commerciali, che per carità sono straordinari e stupendi, costano qualcosina in più, e comunque in qualche modo qualcosa comunque dovrete comprarvi, perché per esempio gli stampi della NOC ve li consiglio tantissimo, ma tra poco li vedremo. Ora andiamo a vedere cosa preparare per fare lo stampo. In questo caso sto usando del gesso scaiola, ma potete usare altri tipi di gessi, quindi per esempio il gesso alabastrino o comunque gessi pensati proprio per i calchi. Trovate tutto qua sotto nella descrizione, vi ho messo tutto a disposizione. Questo in questo caso è gesso scaiola. Un legnettino ce lo prepariamo, che ci serve semplicemente per andare a mescolare, una spatolina che è sempre utile, quelle da da stuccatore, e un pennello, semplicemente un pennello a setola larga normalissimo. Un piccolo contenitore, in questo caso sto usando questo per lo stucco ed è in silicone plastica. Poi abbiamo un misurino millimetrico molto piccolo e un misurino millimetrico abbastanza grande, e poi ci prepariamo una bottiglia d'acqua. Andiamo ad aprire il gesso scaiola. Ok, vi consiglio di aprire solo una minima parte, non apritelo tutto, in modo che poi possiate richiuderlo tranquillamente per non fargli prendere troppa aria, troppo ossigeno. Non succede nulla se lo lasciate per qualche giorno, ma se lo lasciate per intere settimane ovviamente perde le sue proprietà. Ora con un cucchiaio, questo qui, un cucchiaio semplicemente da tavola, ok, andiamo a raccogliere il gesso. Vi consiglio di non farlo molto colmo, ok, quindi normalissimo, come se stessimo prendendo la farina, ok, non fate un grosso colmo ma nemmeno troppo raso, quindi nemmeno così, ok, quindi normalmente metto dentro il cucchiaio, sbatto un pochino e c'è questa densità di gesso, siamo intorno ai 20-25 grammi. Andiamo a metterlo all'interno della nostra, io parto con 5 cucchiai, ok, uguali, quindi siamo a 3, 4 e 5. Cerco di farvi vedere tutti i procedimenti in modo da farvi vedere tutto e non farvi sbagliare. In questo caso con 5 cucchiai ho riempito sì o no un quarto di questa scodella, chiamiamola così, e ora andiamo ad aggiungere dell'acqua. Ci prepariamo 300 ml di acqua, ok, quindi saliamo fino a 300, ecco qua, ok, ho versato tutti i 300 ml, vedete, e in questo caso sta facendo le bollicine. Non so se si riesce a vedere dalla telecamera, sta facendo le bollicine. Perché? Perché il gesso sotto sta cominciando a lavorare e non dobbiamo toccarlo più di tanto. Aspettiamo qualche minuto, quindi magari un minutino senza toccarlo, e poi con questo bastoncino di legno andiamo a girare piano piano, perché se andiamo a girare velocemente a mescolare si indurisce quasi subito. In qualche modo dalla telecamera si riesce a vedere, è bello liquido, ok, ancora acquoso. È arrivato il momento di girare lentamente, facendo passare in questo modo, sempre nella stessa direzione, facendo muovere il gesso che si è creato sotto, che è diventato un molliccio, ok, e lo giriamo lentamente. Questo perché deve piano piano prendere corposità,
e non in maniera immediata ma lentamente, in modo che riusciamo a renderlo più lavorabile e darci il tempo necessario per poterlo lavorare, sia che andiamo a fare uno stampo sia che magari andiamo a utilizzarlo direttamente sul plastico per creare appunto delle nostre lavorazioni, delle strutture particolari. Ora io sto girando, vedete, molto lentamente. Ora la parte sotto è densa, molto densa, quasi diciamo come una crema, invece noi dobbiamo ottenere un composto quasi simile allo yogurt. Vi ricordo che possono cambiare le dosi in base anche alla stagione. In questo momento io sto facendo questo video che siamo praticamente a fine agosto e questo significa che abbiamo una umidità diversa. Io sono in Italia, quindi nel nord Italia abbiamo un'umidità particolare, mentre magari in altre parti del mondo, per chi mi sta seguendo, cambia in base appunto alla stagione e al punto in cui vi trovate, perché il gesso tende a bere più velocemente o più velocemente. Questo l'ho imparato quando lavoravo sui cantieri. Però vi ricordo che se usate del gesso alabastrino cambia. Il gesso alabastrino è diverso, nel senso che il gesso alabastrino non c'è bisogno che fate questo procedimento, ma potete semplicemente mettere prima l'acqua e poi il gesso, perché il gesso alabastrino, ora che si indurisce, passa una giornata. Ok ragazzi, nel frattempo lasciamolo un po' da parte senza toccarlo più, non dobbiamo proprio toccarlo, e ci prepariamo i nostri stampi. Io utilizzo questi stampi della NOC, sono gli stampi tradizionali NOC, trovate il link in descrizione per ogni singolo articolo, ci sono di varie tipologie, di varie diciamo modalità di texture differenti che vi consentono appunto di poter spaziare con varie modellazioni, tipologie di rocce differenti, eccetera. La NOC ve li dà in questa maniera, sono di silicone e come potete notare quando li appoggiamo tendono a cadere, quindi se noi andassimo a colare adesso un liquido dentro fuori esce. Quindi il consiglio che vi do è di crearvi una piccola dima, una piccola guida, fatela come volete, con della carta, del cartoncino eccetera, per poterli appoggiare e tenerli dritti. Io in questo caso ho creato questa dima fatta di cartoncino con uno spessore di 3 cm, ok, sotto io ho messo delle guide per tenerla robusta e l'ho ricoperta totalmente con del nastro da idraulico, rendendola appunto impermeabile, in modo che se cade dell'acqua sopra possiamo praticamente pulirla con uno straccetto e non fa imputridire ovviamente il cartoncino sotto. Questo ci consente appunto di tenerla per tanto tempo. Ora cosa facciamo? Andiamo a introdurre i nostri stampi all'interno in questo modo. Vedete, io adesso facendo questi stampi li ho bloccati per bene, ok? E posso stare tranquillo di farmi la mia colata senza la paura che magari tutto si ribalta sotto sopra, perché mi rimane tutto bello in piedi, bello dritto, ok? Cosa facciamo? Prima di colare il gesso, che è ancora qui bello, vedete? Anzi, una cosa che voglio farvi notare, l'acqua sta salendo in superficie e lascia sotto il gesso perché non lo sto toccando. Appena andiamo a toccare tenderà a indurirsi. Questa è la fase finale dello scaiola, fa questo effetto qui. Ora, con un pennello voi potete usare o del detersivo dei piatti, quindi usate il detersivo dei piatti e andate a spennellare dentro lo stampo in modo che poi il gesso non rimanga attaccato e facilita l'espulsione diciamo del calco. Se non avete il detersivo dei piatti potete usare anche dell'olio, dello spray per pulire armi eccetera eccetera. Io utilizzo dell'olio spray per lubrificare armi, va benissimo, trovate il link qua sotto, e lo uso a distanza di circa 30 cm, lo spruzzo, lo spruzziamo dentro, vedete? Così abbiamo lubrificato tutta la parte sotto in modo che non abbiamo il problema che rimanga attaccato. Con un piccolo straccettino andiamo a punzonare un po' laddove magari si fosse creato dell'olio in eccesso. Siamo pronti per fare la colata. Prima di farlo volevo facilitarvi le operazioni, magari se volete farlo in dosi precise. Per 300 ml di acqua, se non usate il cucchiaio, fate il peso con la bilancia e pesate dai 250 a un massimo di 500 grammi di gesso. Questo ovviamente sempre in base alla stagione. Io ho usato 5 cucchiai, ho aggiunto un altro cucchiaio semplicemente per accelerarmi il processo, ok? Però se state tranquilli e volete fare un lavoro più pulito, queste sono le dosi consigliate. Se mettete più cucchiai, quindi potete anche arrivare a 10-12 cucchiai, che cosa succede? Che andate ad appesantire l'impasto, l'acqua si asciuga più velocemente, quindi l'impasto si indurisce quasi subito. Quindi va in base anche alle vostre capacità di manualità. Io vi sto facendo vedere in questa modalità in modo che chi è principiante segue il primo, la prima dose, invece se siete più esperti mettetene un po' di più, andate un po' a caricare sulla dose e quindi risparmiate anche il tempo di lavorazione, fate un po' più in fretta. Ora il nostro composto è pronto e andiamo a colare. Ci avviciniamo e andiamo a colare lentamente, ragazzi, lentamente, andate più vicino in modo che evitate gli schizzi, e andiamo a colare anche su questo stampo. Non ci resta che aspettare da un paio d'ore a una giornata, in base ovviamente allo stato di umidità del posto in cui siete e alla stagione. Ok ragazzi, è tutto pronto, andiamo a estrarle. Andiamo a togliere il calco, vedete? Viene fuori praticamente da solo, come potete vedere. Lo togliamo
ecco qua, e anche quello a fianco, e vedete che poi grazie al fatto che abbiamo messo l'olio qua risulta essere bello pulito, liscio. Procediamo col secondo stampo. Eccolo qui ragazzi, e l'ultimo stampo che poi ovviamente ha più settori, delle rocce un po' più piccoline che ci possono servire per piccoli ritocchi. Ok, quello che vedete è ciò che abbiamo ottenuto, praticamente tutti gli stampi sono stati estratti. Perfetto ragazzi, mettiamo da parte i calchi di gesso e ora andiamo a prepararci per fare appunto un esperimento che possiamo farlo sul posto oppure potete farli una volta installati sul plastico, quindi potete usare queste, chiamiamole ormai pietre, queste rocce, potete tagliarle come volete e andarle a incollare sul layout dove dovete posizionarle, quindi fare questo lavoro che stiamo per fare adesso di colorazione direttamente sul layout oppure farvele già prima, non cambia nulla. Io ovviamente adesso vi consiglio di farle sul posto, però vi faccio vedere qui una colorazione di uno di questi come fare. Vediamo il primo mood che secondo me è molto interessante, poi vedremo il prossimo. Partiamo con questo colore, sono colori della marca My Mary, trovate il link appunto qua sotto e vi do tutti i codici in modo che potete imitarmi. Allora, questo è il grigio scuro, codice 511, il terra d'ombra bruciata, codice 492, giallo oro, codice 137, poi abbiamo il terra d'ombra naturale 493 e infine poi ragazzi abbiamo il bianco che è codice 018. Preparo questo vassoietto che mi serve per semplicemente appoggiare dentro una di queste rocce che prenderemo a caso, tipo questa qui che mi piace, così a caso, la mettiamo qua dentro così tutto quello che cola va a finire qua dentro. Procuratevi anche dello Scottex. Vedete, mi sono preparato delle vaschette, sono delle vaschettine piccoline, quelle da diciamo per pitturare, quindi ogni vaschetta ha il suo colore, quindi adesso andremo a preparare il colore e andremo a vedere come fare il dosaggio. L'unico colore che non andrà nella vaschetta è il bianco, perché il bianco sarà l'unico colore che andremo a usare a secco. Il rapporto di dosaggio è 1 a 10 rispetto al colore. Vi ricordo che questi sono colori acrilici. Per quanto riguarda questa tecnica potete usare anche colori a tempera, però vi consiglio l'acrilico perché prende meglio, lavora meglio. Fatta eccezione però per il bianco a secco, vi consiglio solo esclusivamente acrilico perché ha un compito molto specifico, il bianco che tra poco capiremo, mentre per questi potete fare la scelta, ma vi consiglio assolutamente colore acrilico. Ora questi sono tubetti da 75 ml, noi dobbiamo tirare fuori da questo tubetto un 15 ml perché andremo a mettere un 150 di acqua, quindi andremo a 150, quindi prepariamo 150 ml di acqua e ovviamente rapportato 1 a 10 15 ml di colore acrilico. In questo caso stiamo usando il primo colore che è il 511. Faremo ovviamente questa operazione per ogni singolo colore e poi andremo a depositarlo in ogni singola vaschetta come abbiamo visto prima. Andiamo a mettere i 15 ml all'interno del misurino piccolo, quindi lo andiamo a sciogliere un po' d'acqua, ma poca, così capiamo quando arriviamo a 15 ml, quindi ne vuole ancora un pochettino. Lo mettiamo, ok, abbiamo esattamente 15 ml. Cosa facciamo? Prendiamo la prima vaschetta, portiamo dentro questa pittura, la base, mettiamo il grosso, poi aggiungiamo una parte di acqua qua dentro per diluirlo meglio e prenderci tutta la pittura che è rimasta, e il resto lo mettiamo qua dentro totalmente. Ora andiamo a mescolare questo e poi ci aggiungiamo anche questo prendendoci tutta la pittura che è rimasta dentro il misurino. Puliamo bene il nostro misurino, insomma, da portare tutto dentro e diluirlo. È fatto. Ora giriamo bene bene qua dentro fino a farlo diventare un composto abbastanza liquido, acquoso, perché appunto essendo molto acquosa va a penetrare all'interno del gesso e ci crea un bel effetto, poi capirete tra poco. Ci prepariamo il nostro pennellino a spugna proprio adatto allo scopo e lo appoggiamo qua in modo che è già pronto. Ora facciamo lo stesso procedimento, sempre 1 a 10 come rapporto per gli altri 3 colori. Bene ragazzi, abbiamo preparato le nostre vaschette, sono tutte pronte in ordine di colore e ora partiamo subito, ci prepariamo la nostra roccia e cominciamo con il primo lavaggio. Ho detto lavaggio proprio perché questa prima tecnica si chiama proprio lavaggio, o meglio in inglese wash, che sarebbe appunto quella tecnica di applicare del colore molto diluito con l'acqua che penetra nelle fessure e che va a creare appunto delle ombre naturali. Infatti vediamo, andiamo ad applicarlo. Andiamo proprio su tutta la roccia in questo caso perché è un primo strato che serve proprio per andare a creare quel fondo naturale. Vi ricordo che se non avete il pennello spugna potete usare anche il pennello senza alcun problema. Quindi lasciamo scendere bene il colore e il primo strato è stato fatto. Ora lo lasciamo asciugare perché la prossima tecnica appunto richiede un'applicazione su una superficie asciutta. Ora che si è asciugato ragazzi, vi ricordo che il colore che abbiamo appena passato è il grigio scuro 511.
Ora passiamo all'applicazione del colore terra d'ombra bruciata 492. Andiamo a fare lo stesso tipo di applicazione, alla stessa maniera. La differenza qual è? Che ora io andrò ad applicare il colore nelle parti più esterne della roccia, detto volgarmente la parte più spanciata della roccia, e lo lascio cadere casualmente, ok? Quindi arrivo col colore sulla pancia qui e lascio andare, ok, sulla parte più spanciata della roccia, ok? Non so se mi avete capito, cerco di usare termini più semplici per capirci meglio. Un po' di Scottex, andiamo a togliere qualcosa in più che si è magari creato all'interno di qualche insenatura, questo per accelerare ovviamente anche il processo di asciugatura. Ora andiamo a fare un'altra applicazione, in questo caso è un'applicazione wet on wet, cioè bagnato su bagnato, ed è praticamente il colore giallo oro chiaro, il 137, e questo invece però andiamo a metterlo all'interno delle insenature incavate, ok? Quindi le parti più profonde della roccia in questo caso. Vedete, dà già quel senso di minerale, e ora asciugandosi andrà a crearsi una sfumatura tra il colore che abbiamo messo prima e quello di adesso. E ora partiamo col terra d'ombra naturale codice 493 e andiamo a metterlo in, diciamo, linee orizzontali rispetto appunto alla roccia. Poi comunque potete giocare anche con la vostra interpretazione, quindi ad libitum potete scegliere di come stendere il colore. Anche qui diamo un colpetto con lo Scottex, andiamo a togliere il grosso e lo lasciamo asciugare. E ora facciamo la tecnica di dye brush, praticamente un po' di bianco, quindi mettiamo un po' di bianco qui con il pennello a secco, dare dei colpi proprio nelle superfici più estreme della roccia. E questo è l'effetto che andiamo ad ottenere. Ora si dovrà asciugare e asciugandosi il colore tenderà a schiarirsi, lo vedremo comunque dopo. Nel frattempo che si asciuga la roccia che abbiamo visto prima e che dopo andremo a dare un colpo di nero, che sarebbe questo che abbiamo aggiunto adesso, nero di Marte codice 540, che va a fare le rifiniture diciamo all'interno delle incastonature delle rocce, ok? Mentre però abbiamo aggiunto adesso un altro colore che è il terra di siena naturale 161, che questo ovviamente ci servirà per la seconda modalità di applicazione. Questa è una mood differente, quindi partiamo subito con una prima applicazione che sarebbe quella del nero. Il nero però questa volta lo mettiamo sempre in modalità acquosa, ok, sempre in wash, però non andiamo ad applicarlo dappertutto, ma andiamo a metterlo solo nelle insenature profonde, in questo caso qui. Vedete, lo facciamo col pennello stavolta, solo nelle insenature quelle più profonde. Ok, ce ne sono alcune, in questo tipo di roccia ce ne sono poche, ma ci sono, vedete qui ce ne sono un pochino anche in orizzontale, dove vedete appunto delle insenature andate a mettere questo nero di Marte. Poi andiamo col terra d'ombra naturale, il codice 493, e qui ci muoviamo praticamente in linee orizzontali, ok? Applichiamo in questa maniera qui, lasciamo cadere in maniera molto casuale, ok? Poi sempre sul bagnato andiamo col grigio scuro 511 in maniera verticale, così, sempre casuale, lasciamo scendere il colore. L'ideale sarebbe lavorare sul posto in modo che la roccia è già diciamo messa in condizioni di far scendere il colore anziché tenerlo, vedete, la tenete sollevata è meglio. Ora andiamo col terra di siena 161 col pennello in maniera casuale e andiamo nelle insenature che lasciamo scendere in questa maniera. E ora tenendolo sollevato facciamo scendere il nero molto wash, ok? Che va nelle insenature, ci va da solo. E ora ancora col pennello andiamo con il grigio un po' più chiaro, lo facciamo scendere anche in questo caso molto casuale, poco stavolta rispetto al nero, sempre su bagnato, Lasciamo asciugare anche questo, e questo è l'altro effetto che andiamo a ottenere, che ovviamente possiamo decidere di scurirlo o schiarirlo, quindi potete mettere del grigio più chiaro, del grigio più scuro e andate a lavorarlo a vostro piacimento. Come vedete qua c'è un layout totalmente tutto bianco di base, ma ora andiamo a lavorare sulla zona dove andranno appunto le rocce, quindi qui vedremo poi per quanto riguarda l'impostazione del terreno come andremo a colorare. Quindi partiamo subito con il nero, quello che abbiamo visto prima, il nero di Marte, e cominciamo a lavorare su questa parte qui, tutto in prossimità della roccia. Come notate è diversa la lavorazione, vedete? È tutto diverso perché il colore tende a scendere da solo e si va a mettere all'interno delle insenature in maniera del tutto naturale. Ora diamo una mano di grigio, sempre acquoso.
E ora ragazzi andiamo giù col terra di Siena in alcune insenature del tutto casuali, lo facciamo scendere col pennello in questo caso. Ora andiamo con il terra d'ombra naturale, però qua andiamo col pennello nei posti più profondi, ok? Quelli più in profondità. Invece ora col terra di Siena andiamo nelle parti più estreme, cioè più staccate possibile dalla roccia, come in questo caso questo fondale qui, questo terreno qui sotto. È un'impostazione di base, ok? Ricordiamoci che manca ancora il bianco per fare un po' di dry wash. Diamo un po' di terra di Siena anche nel fondo da questa parte, giusto come base, e poi dopo andremo a lavorarlo con il terreno, quindi vedremo poi in un prossimo video l'impostazione e la stesura della vegetazione. Il risultato è questo, manca ancora il bianco che daremo tra poco e vedremo appunto come continuare con la stesura.